Amici di Arcade Story, nuovo anno, nuovo taglio di capelli, ma giochi degli anni 80 come sempre nel nostro canale. Oggi sono felice di raccontarvi la storia di Pac-Land, un cartone animato che è diventato, grazie a Hanna-Barbera, un videogioco da sala giochi creato e sviluppato da Namco e poi ripreso da Midway per il mercato americano. Avete giocato col joystick? Non era quello originale. Vi facciamo vedere qual è quello originale con cui si giocava negli anni 80. Andiamo! Tutti voi ricorderete sicuramente lo schema difficilissimo delle piscine. Se giocavate con il joystick, lo schema era praticamente impossibile da superare, proprio perché era stato progettato con il discorso dei bottoni. L'inventore, il progettista che ha sviluppato appunto il gioco con i bottoni, era convinto che la modalità di gioco fosse più idonea al gioco stesso in questa versione, perché così si poteva dosare la velocità durante il compimento del livello del gioco. Fatto sta che poi appunto ha inserito il famoso livello delle piscine, che era molto difficile se veniva fatto con il joystick, perché bisognava fare una veloce sequenza di manate verso la direzione in cui andava la piscina e non si poteva appunto schiacciare in maniera più veloce il cosiddetto bottone. In America il bottone era appunto creato con questa forma di diamante, con delle plastiche gialle e con il bottone rosso, che andava proprio a uniformare in una forma particolare che nessun altro cabinato ha questo tipo di bottone. La cosa anche che poi è stata cercata di riprodurre in Italia, ma non è stata fatta dalla Sidam per quanto riguarda il cabinato appunto di Pac-Land con le licenze Namco, sono i bottoni rotondi. Non sono stati riportati quelli che sono stati poi aggiunti da Midway. Dovete sapere che questo gioco è stato sviluppato, concepito in America e mandato il cartone animato in Giappone per poter creare così un videogioco adatto al gioco stesso. Lo sviluppo che ne è stato conseguito poi è stato appunto la storia di Pac-Man, dove c'è una fatina che si è persa nel mondo reale, nel mondo di Pac-Man, e Pac-Man la mette sotto il suo cappello e cerca di portarla a casa. Ci riesce, infatti poi alla fine, quando è stata riportata a casa, verrà donato a Pac-Man un paio di scarpette volanti con le quali lui farà ritorno dalla sua famiglia. Ci sono due versioni di scheda, quella originale giapponese e quella della Midway, appunto, che abbiamo qui, americana. I due giochi si differenziano in dei piccolissimi particolari. Su Pac-Man giapponese il naso è più allungato e il colore del cappello è diverso, mentre su quella americana, oltre alla diversità del naso e del cappello, sono aggiunti il cane e il gatto di Pac-Man che si trovano nel cartone animato e che appunto sono stati tolti nella versione giapponese. Li si possono vedere alla fine del primo livello, quando Pac-Man incontra la sua famiglia, Miss Pac-Man e Baby Pac-Man. Facciamo una partita e andiamo a vedere com'è il gameplay. La canzone che sentite in sottofondo è proprio quella che c'era nella sigla iniziale del cartone animato di Hanna-Barbera. Poi ovviamente il gioco è pieno zeppo di trucchetti che aiutano ad avere un gameplay molto più ampio e più bello. Io sto cercando di fare punti perché nel secondo livello, se non perdo la vita, a 15.000 punti c'è la possibilità di fare
un altro trucco che porta direttamente alla fine del secondo livello. Però dovrei riuscire a fare... li ho presi! Questo è un altro trucco: se si salta nel momento giusto si vincono 7650 punti. Adesso dovrei poter riuscire a fare il trucco, vediamo un attimo se ci riusciamo, se non muoio prima. Non ricordo più qual è il trucco del fiore. Allora, il secondo niente, il terzo niente, eccolo, visto? Qua c'è il cane e il gatto che vi dicevo prima, e nella versione giapponese non c'è. Le famose piscine. No! Sbagliato. Ho schiacciato troppo poco. Ho perso ogni tipo di bravura su sto gioco, vediamo. Eccolo. Col joystick quello lì era veramente difficile. Ah. Spero che questo gioco sia stato per voi un ricordo del passato, delle sale giochi e dell'ambiente in cui ci trovavamo tra amici. Per me vuol dire tantissimo. Io ero abituato a giocare sul pronto scheda qualsiasi, perché penso di aver giocato a quello appunto bootleg copiato su un mobile pronto scheda, ma questo appunto, che è quello originale, che con tutte le sue grafiche, tutti i suoi dettagli, sia un bel ricordo da conservare per tutti quanti. Non mi resta altro che ringraziarvi, darvi l'appuntamento al prossimo video e augurarvi un buon anno a tutti quanti. Ciao a tutti!